Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre 2023. Uh, Ariete, torre appeso. Si prospetta un periodo impegnativo, ma non vi preoccupate, state tranquilli e respirate, perché sapete che molto fa il modo in cui uno affronta le cose. I problemi li abbiamo tutti, la differenza sta nel modo appunto di affrontare le sfide della vita, ok? Facciamo così, sposto tutto. Ok. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Ragazzi, la descrizione sta sparendo da YouTube praticamente, si fa fatica a trovarla perché stanno facendo dei cambi. Voi cliccate sul titolo del video, vi si apre una specie di mini tendina, in fondo c'è scritto altro, voi ricliccate su quell'altro e si apre tutta la tendina della descrizione, ok? Sempre lì trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene. Allora, partiamo con un 8 di spade, un 2 di spade, abbiamo un fante di bastoni, la torre nuovamente, un 4 di coppe, un re di spade e un 5 di pentacoli. Ragazzi. Periodo direi pregno di pensieri. In realtà la torre, essendo in centro lettura, non sento che sia così preoccupante, perché in realtà è un qualche cosa che si sta meditando. È come se foste voi che aveste bisogno di rompere questi schemi con la torre, perché vi ricordo che quando arriva la torre arriva per destrutturare e ricostruire una realtà migliore, più in allineamento con la vostra vita. È la carta di reset, io dico. Allora, partiamo dall'inizio. Quest'otto di spade parla di pensieri, di preoccupazioni e poi abbiamo anche un 2 di spade che parla di un bivio, quindi sento che l'inizio del mese potrebbe iniziare appunto con una serie di pensieri auto-boicottanti, perché l'otto di spade è la carta dell'autosabotaggio. Ok, fondamentalmente siete voi che siete talmente in una modalità negativa, in un momento di tristezza, di frustrazione, che è un po' come anche qui, è il non vedere soluzioni alternative. Siete un po'... Andiamo a vedere con i mini tarocchi, ma vi vedo un po' sconsolati in questa parte di ottobre. Infatti, temperanza, avete bisogno di guarire e 8 di pentacoli al contrario. Può esserci qualche cosa legata alla vostra quotidianità che vi preoccupa o per qualcuno potrebbe essere, direi anche la mancanza di un lavoro magari, perché ho come la sensazione che stiate pensando voi di far cadere questa torre, ma qualche cosa vi preoccupa. Ora, vi ricordo che queste sono letture generali a livello affettivo, può risuonare a livello familiare, di amicizia o di coppia. Se siete single ho già pubblicato le letture e le potete integrare con queste. Però qui ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che volete interrompere, perché il 2 di spade è la carta della scelta, di qualcuno che deve effettuare una scelta. 8 di pentacoli e 8 di bastoni al contrario.
come se aveste voglia di essere indipendenti, di essere autonomi. Probabilmente qui per qualcuno il pensiero è se licenziarsi, ipotesi, e diventare autonomi, perché questo potrebbe comunque influire su un discorso familiare, magari. Però qui ho due carte proprio che parlano di soldi, di lavoro. Tenete presente che il 9 di Pentacoli è anche una carta di amor proprio. C'è una scelta da dover fare qui. Andiamo a vedere il Fante di bastoni. Asso di coppe, 9 di coppe, il giudizio e Fante di pentacoli. Ho come la sensazione che abbiate voglia sì, abbiate voglia e bisogno anche di stimoli nuovi. È come se aveste bisogno di ributtarvi nella mischia in un certo senso. Avete un asso di coppe. Molte persone hanno voglia di innamorarsi, hanno voglia di aprire il cuore, hanno voglia di amare proprio. C'è questa necessità di rinascita, questa necessità di cambiare vibrazione, mi verrebbe da dire. Sia che siate in coppia o che magari abbiate semplicemente un'amicizia intima, ho come la sensazione che ci sia il bisogno di risanare qualche cosa qui, perché diversamente se no si deve interrompere. Andiamo a vedere questa torre. Mm. 4 di bastoni e 6 di bastoni. Sì, ragazzi, può essere una convivenza, può essere una coppia, può essere anche, ripeto, una questione magari affettiva, stabile, solida, eh, perché non so, è come se ci fosse la paura di fallire nel lasciare questa situazione o questa relazione, o nel cercare la propria indipendenza all'interno di questa situazione o relazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 2 di pentacoli e ruota della fortuna, ragazzi. Qui si parla di cicli karmici, o sì o sì. È come se le carte vi dicessero che voi non vedete ancora tutto il cambio in positivo che andrete a fare con questa ruota della fortuna. E che siete talmente focalizzati su quello che non avete che non vi rendete conto di quello che già avete. Non vi rendete conto di quello che può entrare. E che anche qui la carta del giudizio è girata al contrario. È perché non vedete chiaro, giustamente. Anche l'appeso. Vedete le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il re di spade. Regina di bastoni e 6 di pentacoli. Ragazzi, io sento che qui le carte vi vogliono dire di tagliare qualche cosa in modo da riuscire a riprendere il vostro potere personale. Vi dico, il re di spade potrebbe essere una persona che in qualche modo vi consiglia, vi aiuta, potrebbe anche fare riferimento a uno psicologo, a uno psicoterapeuta, a qualcuno che insomma vi aiuta a guidarvi e a ritrovare la vostra forza personale, ok? A ritrovare l'equilibrio. Tenete presente che il 6 di Pentacoli fa molto riferimento alla carta della giustizia perché nei tarocchi tradizionali una bilancia in mano e anche qui abbiamo la temperanza che è una carta che parla di riequilibrare, ok? Quindi è come se doveste lasciare qualche cosa indietro per riportare in equilibrio i piatti della bilancia. Non vi nego che, insomma, una sorta di sofferenza c'è con questo 5 di pentacoli, ma giustamente tutte le volte che si lascia indietro qualcosa o qualcuno, un po' di sofferenza c'è. Però con il re di spade vi dicono che è necessario. Andiamo a vedere con questo 5 di pentacoli. Che non deve essere necessariamente la persona in sé, magari è una situazione all'interno della relazione. Di nuovo appeso, ragazzi. È come se vi dicessero, anche qui come il 4 di coppe, non,
Non pensate a quello che avete perso, guardate le cose da un altro punto di vista, guardate a tutto quello che può entrare, tutti i nuovi progetti che potrete fare, tutte le possibilità di espansione che avete con questa nuova situazione, nuova perché sicuramente che cambierà qualcosa. Ripeto, io ho come la sensazione che la torre siate voi a doverla dare o a volerla dare, perché avete bisogno di altro, avete bisogno di nuove emozioni. Però in qualche modo nella seconda settimana di ottobre le dinamiche cambieranno. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Amore. Ecco, infatti qui parla di auto-amore, di amor proprio mi verrebbe da dire, ok? Parla anche di attrazione, di passione e di amore incondizionato, però l'amore incondizionato prima di tutto bisogna riuscire a darlo a se stessi. Solo quando si riesce ad amare se stessi in modo incondizionato si può fare la stessa cosa con gli altri. Ok, andiamo a vedere ancora un angelo. Qualcuno una volta disse: ama il prossimo tuo come te stesso. Ed è un po' questo il senso, no? Solo quando siamo in grado di amare a pieno noi stessi sappiamo come amare a pieno qualcun altro. Ok, andiamo a vedere una carta da parte degli angeli del cuore. Due. Chiama la tua anima gemella, le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Qui parla un po' della legge di attrazione, no ragazzi? Il focalizzare un obiettivo, iniziate a scrivere come volete l'anima gemella, a livello caratteriale, a livello fisico, insomma, iniziate a mettere energia in quel tipo di vibrazione, in quel tipo di manifestazione, in quel tipo di chiamata. E poi qui abbiamo bambini. La tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Ora, può essere che qualcuno di voi abbia figli e che quindi ci sia qualche questione legata ai figli, appunto, che un po' vi fa... non mi piace dire che vi condiziona, perché in effetti non ho carte di diavolo, però eh, diciamo che i bambini, se ne avete, potrebbero essere un forte peso per quello che riguarda le scelte di questo periodo. Ma un'altra chiave di lettura di questa carta è, o perlomeno così è come io lo sento, come voi avete integrato l'amore quando eravate bambini. Quindi nel momento in cui voi eravate bambini, è come se aveste preso un certo tipo di credenza e adesso viviate ancora in quella credenza. Può anche essere perché quando c'è la carta della torre si parla di rompere le certezze su cui si è basato un certo tipo di situazione fino a questo momento di vita, ok? Tenete presente, allora, qui quando c'è la torre si parla di una caduta dell'ego. Quindi è come se il vostro ego, il vostro modo di... L'ego è la mente, no? Quindi il vostro modo di pensare, il vostro modo di identificarsi che avevate da bambini abbia bisogno probabilmente di essere destrutturato, perché voi non siete più quel bambino lì, sapete come gira il mondo meglio di come lo sapevate quando eravate bambini e quindi qui è un po' come se vi dicessero che è ora di cambiare le dinamiche karmiche. Qui c'è una carta di una persona che guarda fuori la pioggia, semplicemente non si rende conto che magari dentro ha una compagnia valida di un gatto. Invece questa persona aspetta la compagnia al di fuori. Sapete, mi viene un po' in mente la favola del principe azzurro, ecco, ve la dico così. Aspettare che qualcuno ci salvi dalla nostra infelicità, che è una fantasia ovviamente. Non vi aggrappate a questa cosa perché solo noi stessi possiamo salvarci e non è giusto cercare che qualcuno di esterno ci completi, perché così sviluppiamo la dipendenza, ok?
Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemelo sapere comunque con un commento, con un like, una condivisione, se avete piacere potete iscrivervi, lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Nella sezione dell'abbonamento tratto temi di metafisica e spiego come lavorare con le energie, mentre per il percorso individuale che sto proponendo è un percorso basato sulle credenze limitanti, è cucito sulla persona, però è una parte di tutto quello di cui parlo nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un mese splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!